Bentornati sul canale ragazzi, la Green Stuff World mi ha mandato dei prodottini veramente fantastici e non c'è solo quello, anche della Tamiya mi sono procurato i Cotton Fioc Pro, che non sono quelli per le orecchie ma quelli che non si sfaldano. Ve li faccio vedere dopo la sigla. Semplice, vi faccio vedere una alla volta le cose che mi ha mandato la Green Stuff, sono veramente interessanti. Allora, ovviamente un adesivo che non manca mai nelle loro confezioni, poi mi sono fatto mandare un masking tape da 6 mm. I masking tape sono quelli per l'aerografo che potete utilizzare scusate il di parole. Per esempio sopra una cosa di questo genere potreste fare praticamente le grate gialle e nere e poi rovinarle tutte. Tra le altre mi è venuta l'idea, così quasi lo faccio. Questo è perfetto. La cosa bella di questo è che però si può anche curvare e non si rovina, non fa le grinze, è di gomma, quindi si può curvare come volete e quindi potete fare veramente moltissime maschere a livello di linee, seguendo appunto linee anche curve e non solo dritte. Poi vi faccio vedere il grass mat. Questo è veramente interessante, lo useremo sicuramente con tutte le altre cose che avete visto arrivare in questo periodo per il tavolone che dobbiamo fare degli Hobbit. E praticamente altro non è che un vero e proprio tappetino, ve lo faccio vedere, dove praticamente voi levate la parte sotto che praticamente lo tiene e vi rimane in mano questa, diciamo, struttura che potete anche leggermente allargare come se fosse di lana di vetro e praticamente vi fa il cosiddetto tappeto. Ci sono le istruzioni all'interno e quindi non c'è nessun pericolo per l'utilizzo, potete strapparlo, potete utilizzarlo tutti insieme, chiaramente serve a creare degli appezzamenti di terreno che sono facili poi da gestire a livello di decorazione per i diorami. Poi mi sono fatto mandare dei tuft nuovi che sono veramente belli, guardate che belli che sono questi. Allora praticamente abbiamo questi tre che sono, questi li ho presi soprattutto per Horus Heresy perché mi immaginavo questo mondo, ve li faccio vedere un po' più da vicino, questo mondo diciamo bruciato e devastato, no? Nel Grimdark, che è perfetto in questo caso anche in ambienti come quello che vedete sotto, che è quello del tavolo che vi ho fatto vedere nella scorsa puntata. E poi questi che sono veramente belli perché praticamente, come vedete, hanno più di una sfumatura all'interno. Ci sono 3 colori minimo, ma anche 4 forse, un verde scuro, un verde chiaro, un marrone e un giallino biondo, e devo dire la verità, sono veramente fatti bene. Poi abbiamo il grass mat cut out, questo praticamente è la stessa cosa del mat più grande, leggermente più piccolino, anche questo per il giardino degli Hobbit perché sono fioriti e come vedete è un tappeto di fiori, praticamente di prato fiorito, che sarà molto comodo per appunto ricreare tappeti fioriti e appezzamenti di terreno fiorito. Infine, questo non è Green Stuff, ve lo faccio vedere, però me lo sono procurato io da solo su Amazon. Questi sono i famosissimi Cotton Fioc da professionista del modellismo che non ero mai riuscito a reperire in Italia, adesso li ho trovati su Amazon, e praticamente questi servono a utilizzare cose come lo streaking grime e quindi il white spirit per eliminare lo streaking grime. Li useremo infatti sui carri piuttosto che magari sui personaggi della Bestiarium Miniatures che vi sto facendo vedere in questi
giorni. Nella prossima puntata ve li faccio vedere tutti nel dettaglio. Li voglio fare tutti molto grim, anzi non green, e quindi praticamente avremo delle colorazioni molto diciamo normali, piatte, per cui sopra il green avrà massimo 2 colori e poi un gran streaking grime sopra, che andrà poi rimosso con i cotton fioc, e dovrebbe dare questo effetto proprio marcio e green futuro, insomma, tra l'altro in questo caso passato, perché useremo questi personaggi che a volte hanno anche un sapore un po' steampunk nel HeroQuest Café, e quindi saranno degli eroi o degli anti-eroi che utilizzeremo in HeroQuest Café. Bene ragazzi, io vi direi che non serve neanche il recap per questa puntata, perché di fatto abbiamo già detto tutto. Vi faccio rivedere anche la confezione del grass mat più grande, e questo è un po' quello più piccolino, ma in realtà sono 2 pezzi inclusi, quindi più o meno sarà un po' di meno, perché questo è un 38x26 e quindi insomma siamo in misure leggermente diverse, no? E quindi poi tutti questi prodotti li vedrete utilizzare da me quando faremo diciamo il tavolo e la modifica del tavolo che già avevo fatto all'inizio di 2 anni fa, per farlo diventare più verde e più halfling e hobbitoso. Ok ragazzi, quindi ci vediamo alla prossima puntata, dove vi faccio vedere tra l'altro nel dettaglio cosa sto stampando di Bestiarium Miniatures, con tutte quante le miniature dei Lone Heroes, che sarebbero appunto gli eroi solitari. Alla prossima puntata.